Buongiorno! Come avrete capito dall'introduzione di questo video, oggi vi porto in giro per Milano e oggi vi farò vedere delle cose che non troverete mai sui libri di testo, sui manuali con cui studiate l'italiano e la cultura italiana, perché questa settimana a Milano è la settimana del design, chiamata anche comunemente Design Week. È una settimana in cui tantissime aziende e compagnie che operano nel settore dell'arredamento e del design organizzano in giro per la città degli eventi a cui partecipano tante persone da tutto il mondo e da tutta Italia, sia persone del settore dell'arredamento, ma anche persone comuni come me, che quindi non lavorano in questo mondo, ma a cui piace passare una giornata diversa per Milano guardando questi eventi e installazioni. Oggi vi porto in centro e poi, se riesco, anche domani e dopodomani vorrei andare, dopo le mie lezioni, in altri quartieri. Andiamo! Mentre vado alla metropolitana vi dico che a Milano ci sono tante di queste settimane, di queste weeks. C'è appunto quella del design, ma c'è anche quella del gelato, la Gelato Week, e ci sono quelle famosissime della moda, la settimana della moda. Di solito ce n'è una a febbraio e poi ce n'è un'altra a settembre, le settimane della moda femminile e maschile. La mia prima fermata di oggi è all'Università Statale di Milano ed è molto emozionante tornare qui perché io ho studiato qui, mi sono laureata in questa università. Mentre vi faccio vedere le installazioni che sono presenti quest'anno all'Università Statale di Milano, vi racconto qualche curiosità sulla settimana del design. Innanzitutto, in questa settimana ci sono 2 eventi distinti: il Salone del Mobile, la più importante fiera a livello mondiale del settore casa e arredamento, che si svolge alla periferia di Milano dal 1961, e il Fuori Salone, una serie di installazioni in giro per la città che è nato negli anni '80 e che è stato ufficialmente istituito nel 1991. Col passare degli anni, il fuorisalone è diventato sempre più importante e ha iniziato ad attirare migliaia di visitatori da tutto il mondo e non solo esperti di design. Il fuorisalone si concentra in alcuni quartieri di Milano, che ogni anno hanno un ruolo da protagonista. Il centro città e specialmente l'Università Statale di Milano, dove sono io oggi, è uno dei quartieri più importanti. Durante questa settimana, con oltre 40 installazioni, l'Università Statale si trasforma completamente. Dal luogo di studio diventa un luogo dedicato al design, pieno di turisti e curiosi. A volte però ci sono anche delle polemiche, perché gli studenti hanno meno spazio e tranquillità per studiare. Le installazioni che mi sono piaciute di più quest'anno sono state quelle del Parmigiano Reggiano e di Mutti,
un'azienda italiana che produce passata di pomodoro. Mi sono piaciute perché uniscono il mondo del cibo e quello del design. L'installazione di Mutti mi ha colpito in particolare perché era composta da circa 20.000 lattine di pomodoro. Mi ha ricordato tantissimo la pop art di Andy Warhol. E inoltre si sentiva un intenso profumo di pomodori freschi che rendeva l'esperienza ancora più coinvolgente. Anche l'installazione del parmigiano reggiano mi è piaciuta molto. La grande forma dorata era davvero d'impatto visivo. L'ingresso era una fetta mancante del formaggio e all'interno si potevano vedere decine di grattugie appese insieme alle materie prime utilizzate per produrre il famosissimo formaggio parmigiano reggiano. Devo ammettere che non essendo una grande appassionata di design, a volte faccio fatica a capire completamente alcune opere e alcune installazioni, soprattutto quelle più astratte o più concettuali. Però, anche quando non le capisco fino in fondo, riesco comunque ad apprezzarle e a lasciarmi incuriosire. In generale trovo che sia sempre una bella esperienza vivere il fuorisalone in statale, perché è un modo diverso di vedere un luogo che conosco bene. Il fatto che tutto questo succeda proprio nell'università in cui ho studiato lo rende ancora più speciale per me. È come riscoprire questi spazi ogni anno in una forma totalmente diversa. Ho appena finito il mio giro in statale, all'università statale. Sono stata dentro quasi un'ora, forse anche di più, perché venerdì voglio portare i miei studenti dell'università e quindi ho analizzato bene tutte le statue e tutte le installazioni per capire come fargli imparare del vocabolario nuovo in italiano grazie a questa uscita, grazie a questa visita. Ora, visto che ho ancora un po' di tempo in centro, vi porto alla chiesa di San Bernardino alle Ossa, molto molto particolare e vedrete perché. La chiesa di San Bernardino alle Ossa è una chiesa che si trova in piazza Santo Stefano, a 2 passi dal Duomo di Milano e dall'Università Statale. In passato si chiamava anche San Bernardino ai Morti ed è particolarmente famosa a Milano per il suo ossario seicentesco. Le sue pareti, infatti, sono per gran parte ricoperte da ossa umane che formano vere e proprie decorazioni in stile barocco. Come avrete capito, la chiesa di San Bernardino alle Ossa è famosa per il suo ossario di origine seicentesca. Ora vado a prendere la metropolitana perché voglio andare in un altro quartiere famoso della Design Week. Dopo aver visitato l'Università Statale, mi sono spostata in piazza Gae Aulenti, una delle zone più moderne di Milano. La piazza è stata inaugurata nel 2012 ed è stata dedicata a Gae Aulenti, una famosa designer e architetta italiana che era morta poco tempo prima.
Il suo vero nome era Gaetana Emilia Aulenti, ma tutti la chiamavano semplicemente Gae. Questa piazza oggi è uno dei simboli della Milano contemporanea, con grattacieli, negozi e tanti spazi per passeggiare. È molto diversa dal centro storico della città. Vicino alla piazza si trova anche il famoso Bosco Verticale, 2 palazzi inaugurati nel 2014 che uniscono architettura e natura e creano un ambiente più verde in città. Mi sono piaciute tantissimo queste installazioni in questa parte della città. Statue che rappresentano parti del corpo come il cervello, lo stomaco, il cuore, con frasi che vogliono ispirare chi le legge, dare la carica e sostenere la crescita personale. Ho finito e ora sto correndo a casa perché ho delle lezioni online. Devo dire che è stato proprio un bel giro, mi è piaciuto tutto, la statale sicuramente, ma soprattutto queste installazioni in Gae Aulenti. Mi piacciono molto queste sculture, avevano delle frasi motivazionali in cui credo molto e le ho apprezzate veramente tanto, mi sono piaciute tantissimo. E adesso appunto vado a casa, però domani, dopo le mie lezioni all'università, faccio un giro in un altro quartiere. Quindi per oggi ciao e ci vediamo domani. Buongiorno, ho appena finito le mie 3 lezioni del giovedì all'università. Adesso finisco di mandare i compiti e quindi devo scrivere 3 email e poi vado in un altro quartiere della Design Week perché voglio vedere delle installazioni che sono in quel quartiere. Finisco e andiamo. Sono arrivata dove volevo andare, ma c'è una fila incredibile per entrare. Adesso vi faccio vedere e non credo che farò questa fila, anche perché fa abbastanza caldo e no. Tutta questa fila per entrare in quel palazzo dove c'è una bella installazione, ma no, non fa per me tutta questa fila. Niente, vi confermo che ho deciso di andare a casa e questo sopralluogo è stato fallimentare perché non ho assolutamente voglia di fare tutta questa fila, quindi per me l'esperienza della Design Week di quest'anno finisce qui. Sono comunque contenta di tutto quello che ho visto ieri e spero che vi sia piaciuto e spero di avervi insegnato qualcosa sia di cultura sia di lingua che magari non conoscevate. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e seguite il canale perché mi aiutate tantissimo. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima video lezione.